Ma lo sapevate che i termini CAF e patronato vengono spesso usati impropriamente? Cos'è un CAF? Cos'è un patronato? Quali sono le loro funzioni? Quali scegliere e dove li troviamo? È giunto il momento di rispondere a queste domande in maniera chiara, precisa e con qualche riferimento di legge. Guardate questo video fino alla fine, perché se siete informati correttamente sarete in grado di tutelare i vostri diritti. Questo video sostituisce un precedente che portava il medesimo titolo e che non ha sortito il risultato che volevo. Era volutamente provocatorio, parlando di CAF in termini generali, così come erroneamente conosciuto dalla maggior parte delle persone. Mi aspettavo una reazione di chi abusa di questa ignoranza sull'argomento, creando invece qualche disguido di incomprensione con un'agenzia di trasferimenti che ha CAF e patronato annessi presso la propria sede e che lavora seriamente con risultati professionali di rilievo. Per me la scelta più giusta è stata quella di cancellare il video e rifarne uno nuovo dove chiarire una volta per tutte queste differenze. Conoscendo di persona questa agenzia, che non cito per ragioni pubblicitarie, e che ha, presso la stessa sede in Amamet, un ufficio CAF e patronato, entrambi ufficiali ed autorizzati, garantendo loro una totale autonomia dai servizi d'agenzia. Vediamo prima di tutto di capire cos'è un CAF. I CAF sono disciplinati dal decreto legislativo numero 241 del 97, che stabilisce le loro funzioni principali, tra cui l'assistenza fiscale per la dichiarazione dei redditi, la compilazione dei modelli fiscali e la trasmissione delle dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate. Sono inoltre organizzati in forma di sindacati, associazioni o di enti privati e possono essere convenzionati con l'Agenzia delle Entrate. I CAF sono presenti su tutto il territorio italiano e in alcuni casi anche all'estero per assistere gli italiani residenti in altri paesi. In Tunisia i CAF riconosciuti sono 2, ma attualmente è operativo solo uno e si trova ad Amamet. Come faccio a saperlo? Ho semplicemente scritto una PEC all'Agenzia delle Entrate, la quale mi ha risposto scrivendo che in Tunisia risulta operativo solo il SINALP, che ha sede ad Amamet, presso l'agenzia che vi ho citato. Benché trattasi della stessa sede di un'agenzia che si occupa di trasferimenti, ogni ambiente è ben separato dall'altro e chi vuole servizi del patronato o CAF può farlo in completa autonomia senza passare per l'agenzia. Cos'è invece un patronato? I patronati sono disciplinati dalla legge numero 152 del 30 marzo 2001, che ne definisce il ruolo di assistenza e tutela dei cittadini in ambito previdenziale, assistenziale e socio-sanitario. I patronati sono organizzati in forma di enti pubblici e sindacali non economici come ENPAM, INCAM, CGIL, INAS, CISL ed EPAC, o di associazioni, si pensi a CNA, Confartigianato e così via. Per intenderci, se dovete fare la dichiarazione dei redditi in Italia o svolgere qualsiasi operazione fiscale che riguardi la sfera italiana, vi rivolgerete ad un CAF. Se dovrete invece svolgere azioni previdenziali, vedi anche la defiscalizzazione all'estero, questo sarà compito dei patronati ed in Tunisia ne risultano attualmente 3. L'Inca di Tunisi, l'Impas di Sus e l'ultimo ad Amamet, EPAC, presso la medesima sede dell'ufficio CAF presente sul territorio tunisino. Meglio rivolgersi ad un patronato o un'agenzia di trasferimenti? Eliminando il discorso serietà in termini amministrativi ci sono alcune differenze, ma vediamo di cosa si tratta. Il patronato è gestito da personale che si è qualificato in Italia e che una volta inoltrata la pratica dall'accesso MyINPS del cliente può seguirla successivamente con un proprio accesso INPS in qualità di patronato e quindi offre un servizio che sgrava il pensionato dal preoccuparsi di controllare l'andamento della pratica. Ma è bene essere chiari, anche le agenzie che si occupano di trasferimenti adottano il medesimo sistema per inoltrare la pratica, non hanno un accesso aziendale per controllare l'andamento, ma a parte questo, se sono preparati e professionali, possono offrire la medesima qualità del servizio. C'è solo un'ultima cosa da valutare: se ci rechiamo presso un patronato, lo svolgimento delle pratiche sotto l'aspetto digitale verranno svolte in sede, ma tutte le incombenze da fare fuori presso le amministrazioni pubbliche tunisine saranno a carico del connazionale. Ed in mancanza di una buona conoscenza del francese, che purtroppo non sempre è parlato anche negli uffici amministrativi, si potrebbe avere qualche difficoltà. Quindi, a chi rivolgersi? Le scelte sono più di una. Troviamo un'agenzia di trasferimento di cui ci fidiamo,
di cui ci hanno parlato bene e che quindi gode di buona reputazione, con un ufficio aperto al pubblico e proprio, non d'appoggio. Si occuperanno di tutto, lavorando la pratica in digitale e accompagnandovi presso le amministrazioni pubbliche. Ci avvaliamo del solo patronato svolgendo le pratiche gratuitamente, ma occupandoci noi stessi delle pratiche da fare nelle amministrazioni tunisine. Ci rechiamo presso un'agenzia di trasferimenti che lavora in tandem con un patronato, facendo svolgere loro la pratica digitale e avvalendoci dell'agenzia per tutte le incombenze amministrative. Sta a voi scegliere, ma per me quel che vale di più è la serietà del professionista e come si presenta. Un ultimo aspetto di cui parlare è quello legato al fatto che, avvalendosi di CAF o patronati, si potrebbe essere registrati a sindacati che trattengono un contributo mensile sulla pensione o busta paga. I CAF e i patronati possono essere legati a sindacati, ma non necessariamente. Quando un CAF o un patronato è gestito da un sindacato, è possibile che venga proposto all'utente di registrarsi al sindacato stesso, in cambio di servizi aggiuntivi, come consulenze legali gratuite o assistenziali speciali. Questa iscrizione comporterebbe il pagamento di una quota mensile che potrebbe essere trattenuta direttamente dalla pensione o dalla busta paga, a seconda del caso. Tuttavia, è importante sottolineare che questa iscrizione è una scelta volontaria e non un obbligo per accedere ai servizi di CAF e patronati, e nel caso potete recedere senza alcuna difficoltà. Infatti, in base alle normative vigenti, i cittadini possono usufruire dei servizi di CAF e patronati senza dover pagare alcuna quota di iscrizione associativa o sindacale. La legge numero 152 del 2001 stabilisce che i patronati devono offrire gratuitamente assistenza in maniera previdenziale, assistenziale e sociosanitaria a tutti i cittadini, indipendentemente dall'iscrizione a un sindacato. Per quanto riguarda i CAF, il decreto legislativo numero 241 del 1997 regola la loro attività, stabilendo che i servizi essenziali, come la dichiarazione dei redditi, devono essere accessibili a tutti i cittadini senza l'obbligo di iscrizione al sindacato o all'associazione che gestisce il CAF. Pertanto l'iscrizione al sindacato è una possibilità che può comportare vantaggi aggiuntivi, spesso anche interessanti, ma non è un requisito per accedere ai servizi base. Solo nel caso di CAF privati potrebbero essere previste tariffe per determinati servizi, ma anche in questo caso l'iscrizione a un'associazione non è obbligatoria per ottenere assistenza fiscale. Spero di aver chiarito la differenza tra CAF e patronati, senza possibilità di fraintendimenti o incomprensioni. Ma prima di lasciarvi, una riflessione. Se vi trasferite in Tunisia, paese non facile sia dal punto di vista sociale, culturale ed amministrativo, non affidatevi ad amici di amici. Si parla di un vostro trasferimento, di affidarvi a persone che dovranno gestire accessi INPS dove è descritta la vostra vita privata e guidarvi nell'apertura di conti correnti bancari. Badate bene quindi a chi vi affidate. Cercate strutture serie che godono di buona reputazione e che abbiano uffici propri in una sede legale aperta al pubblico, con una targa che descriva i propri servizi. Mi spiace ripetermi, ma è per voi che lo faccio. Pensate alle vostre pratiche. Dove verrebbero archiviate senza un ufficio? In abitazioni private? Con quale tutela della privacy? Con questa riflessione vi metto in attesa per il nuovo video numero 5 della guida completa al trasferimento. Parleremo di banche e ne sentirete di nuove e belle, garantito, come per il video numero 6 sulla sanità. Non volete perderli? Registratevi in basso e attivate le campanelline. Sarete avvisati quando pubblicherò un nuovo video. A presto!